Bentornati a Miglia Bike Experience. Oggi mi trovo a Salsomaggiore Terme, proprio davanti al meraviglioso Palazzo delle Terme Berzieri. Oggi vi porterò a scoprire un percorso ciclistico che vi porta nei parchi e castelli del Ducato, immerso nel parco dello Stirone e del Piacenziano. Inaugurato quest'anno è un percorso che si snoda fra le province di Parma e Piacenza, facendovi scoprire sempre in sella la vostra bici i tesori della cultura, la storia, l'arte e l'enogastronomia. Vi ho incuriosito abbastanza? Allora andiamo! Ciao Justine, buongiorno! Ciao Max! Ciao, benvenuta a Salsomaggiore Terme. Che bel palazzo! Hai visto? Bellissimo. Bellissimo. Questo è il Palazzo Berzieri, simbolo della città di Salsomaggiore, l'esempio classico dell'Art Deco in stile Liberty ed è censito tra i palazzi più belli, diciamo, che abbiamo in regione Emilia-Romagna. 1923, vero? Sì, esatto, è stato studiato. inaugurato proprio nel 1923, è intitolato a Lorenzo Berzieri, che è un medico condotto che per primo scoprì il beneficio delle acque termali e quindi queste sono le nostre terme. Oggi faremo la ciclovia del Ducato, che è un percorso che si snoda appunto tra le province di Parma e Piacenza, e oggi ci dirigiamo verso Castellarquato. Sono circa 50 km, tutto però su colline, quindi diciamo... Mangiavevi? Sì, un po' più impegnativo, diciamo, però il bello è che ci sono dei microanelli che si possono fare e quindi diciamo è tutto agevolato dal fatto che abbiamo poi le bike. Perfetto, allora io sono pronta. Partiamo! Partiamo! Let's go! Ciao Marco! Ciao Justine, ciao Max. Ciao. Ciao. Allora siamo qua nel Parco dello Stirone. Stirone del Piacenziano, parco regionale che nasce nel 2012 a seguito dell'unione, della fusione di due aree naturali protette preesistenti istituite negli anni 90. Una era la riserva geologica del Piacenziano, che insiste solo sulla provincia di Piacenza in 5 comuni della collina, e l'altro era il parco regionale fluviale dello Stirone, dove ci troviamo adesso, quindi sulle rive del torrente Stirone. L'unione di queste due aree naturali protette ha dato luogo a questo nuovo parco che ha come emergenze soprattutto gli affioramenti fossiliferi preistorici che si possono vedere camminando tranquillamente in riva al fiume o nei calanchi. Cosa si trova? Si trovano conchiglie di tutti i tipi e in passato hanno trovato anche resti fossili molto importanti come quelli di cetacei, balenottere, delfini e anche mammiferi. Questo è un centro visite, si chiama Podere Mille Pioppi, ha una storia molto importante anche se recente, nel senso che è un baluardo della legalità. Questo è un podere confiscato alla criminalità organizzata, dato in gestione al Comune di Salso, che poi l'ha dato in comodato gratuito al nostro ente parchi, e dagli anni 2000 circa abbiamo piano piano, attraverso dei finanziamenti regionali e dei comuni limitrofi, ristrutturato tutta la casa colonica, la stalla, il fienile, per ricavare una nostra sede ovviamente di uffici operativi, una biblioteca, una sala polivalente e soprattutto negli ultimi 2 anni abbiamo realizzato un nuovo museo proprio dedicato al mare antico, cioè al mare padano. Sarebbe bello vedere un museo, ma ci torniamo dopo. Adesso facciamo un giro qua dentro il parco? Volentieri, buon proseguimento. Stefania! Buongiorno! Che posto magico, perché poi c'è una pace, è bellissimo questo castello, si sente questa energia.
La storia, voglio sapere la storia di questo posto. La storia è il castello, intanto è il castello più antico della provincia di Parma, quindi è un castello pallavicino, il primo a essere stato costruito. Il primo documento che ne parla è del 1025, quindi sono più di 1000 anni di storia proprio documentata e ne parlano come di un castello già costruito, quindi in realtà è stato costruito prima dell'anno 1000 da Adalberto Pallavicino, perché questa zona in realtà era abitata fin dai tempi dei Romani per via di questo sottosuolo ricchissimo e per i pozzi per l'estrazione del sale. Manfredo Pallavicino, che qui abitava, dava in abbondanza il sale alle abbazie ed è così che nacque il parmigiano tra Fontevivo e Chiaravalle della Colomba. Ecco. Ma diciamo, io avevo letto che la famiglia Pallavicino è una delle più antiche casate in tutta Europa. Quanta storia che abbiamo qua, proprio in Emilia Romagna. Io vorrei vederlo un po' più da vicino. Andiamo dentro? A che punto è questo castello sul circuito? Noi siamo praticamente a metà strada tra le due province di Parma e Piacenza, facciamo proprio parte del circuito dei castelli del Ducato, sono tanti castelli nelle due province, anzi adesso ne abbiamo altre di province che si sono aggiunte. Il turista che vuole visitare le bellezze delle due province qui è nel punto ideale perché siamo vicini anche a Salsomaggiore Terme e siamo al confine tra la provincia di Parma e di Piacenza. Si può dormire anche dentro? Sì, abbiamo delle suite per il pernottamento che sono proprio non sono delle camere, sono delle intere porzioni del castello, a torre a pianta quadrata, si può dormire anche nella torre del 1300, quindi sono delle suite in questo caso su 2 piani oppure che occupano delle intere ali, anche con il salottino per gli amanti della storia. Stefania, grazie per questo tour privato di questo posto splendido. Io con la mia bici farei 1000 castelli così, ci sono? Ci sono, infatti guarda, volevo consegnarti il passaporto dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza e Pontremoli, dove trovi poi tutti i castelli collegati, quindi che fanno parte dello stesso circuito, bellissimi, sono tutti gioielli da visitare. Ma Max, quanti chilometri sono? In totale 350. Dopo ci parliamo. Dopo. Ciao Giuliano, finalmente il vino, sì! Ma il vino in Vigoleno ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Questi vini sono tutti vini a metodo ancestrale. La vite viene praticamente lasciata lavorare il minimo possibile per avere una produzione minima per ottenere un prodotto, diciamo, di succo, di potenza e di forza, e poi viene raccolta rigorosamente a mano. Noi siamo a 1 chilometro e mezzo da Vigoleno, sono terreni calcarei bianchi ricchi di minerali molto importanti e è un terreno molto vocato per la produzione del vino, sia il vino Gutturnio, Bonardo, Barbera, che il vin santo di Vigoleno. Com'è il gusto? È un gusto pieno, armonioso, profumato, e sono vini molto forti e molto di carattere. Santa Maria è l'uva che si usa da fare il vin santo di Vigoleno, però noi come azienda siamo l'unica azienda a Vigoleno che praticamente l'abbiamo vinificata a metodo ancestrale. Viene raccolta la Santa Maria prima delle altre uve, è un'uva bacca bianca, e viene appesa o addirittura stesa sui graticci e viene lasciata lì fino alla settimana santa. Poi viene presa l'uva, viene schiacciato con un torchio verticale, quello che esce viene lasciato in un tino aperto con una tovaglia di lino sopra, come tradizione vuole. Il vino, essendo un alimento vivo, cosa fa? Si difende, quindi fa una muffa di circa 3 cm sopra, la muffa nobile.
Tu continui a guardare fin tanto che non vedi che crepa. Togli la muffa e ti dice lui, praticamente, quando crepa, che devi metterla nel vascelli. Più sono vecchi, più sono buoni. Ok, questo è del 2014. Questo è 2014, sì. Adesso lo assaggiamo. 17 anni. Esatto. Salute. Sempre alla cantina Visconti. Esatto, è il Vicente di Vigoleno e a Vigoleno. Le portiamo nella borraccia. Esatto. Vai più forte. Mi aiuta in salita. Grazie mille, Grazie a Giuliano, voi. e complimenti, fantastico. Noi continuiamo con il nostro giro a Vigoleno. Siamo a Castellarquato, siamo più o meno a metà del percorso di oggi. Castellarquato è proprio perché la forma che ha questo castello è quadrangolare. Sorge in questa bellissima vallata che è la Val d'Arda ed era una rocca prettamente difensiva, proprio perché aveva una visuale su tutta la pianura. Alle nostre spalle poi abbiamo la Rocca Viscontea, ricca anche questa di storia, e risale più o meno tutto al 1300. Caspita, ma sai che hanno girato quel film Ladyhawke qua che io ho amato. Esatto. Aspetta, che mi suona familiare. Poi, se non sbaglio, Gabriele D'Annunzio frequentava il salotto quando negli anni 20. Assolutamente sì. E poi ovviamente ci sono tutti i percorsi per arrivare in bici come abbiamo fatto noi. Ci sono molti percorsi in bici, anche trekking. Il paese si presta molto bene anche proprio per essere visitato a piedi. E da qua dove andiamo? Visiteremo l'ultimo castello di oggi, si chiama Castelnuovo Fogliani e dista circa un 10 minuti in bici. È entrato a far parte del circuito dei Castelli del Ducato nel 2015. Come si può notare dall'alta torre, era anche questa qua una fortezza edificata proprio a difesa del territorio, ma poi fu trasformata dall'architetto Vanvitelli in residenziale, quindi ci vivono. 1700. Nel 1700, sì, esatto. Ed è opera dei marchesi Sforza Fogliani. Ma non è ancora finita. Adesso torniamo nel parco dello Stirone del Piacenziano e andiamo a visitare il museo. Ah, che bello! Ci voleva? Partiamo? Partiamo, ma Ok. sì. Ciao Enrica! Ciao, buongiorno ragazzi, benvenuti al Museo Mare Antico e Biodiversità. È bellissimo questo museo. Grazie mille, questo museo nuovo che è nato nel 2020 ed ha riunito due musei diversi, il Museo del Parco dello Stirone Piacenziano dove ci troviamo e il Museo Mare Antico che era a Salsomaggiore Terme. Qui abbiamo tantissimi fossili, in particolare quelli più importanti sono in pratica i cetacei. Tra questi ce n'è una in particolare, Plesiobalenoptera quarantelli, che è stata ritrovata negli anni '80 da Raffaele Quarantelli, che è il collezionista che ha donato tutti i reperti al comune di Salsomaggiore, quindi di conseguenza a noi.
Allora eccola qua, la balena Giorgia. Ecco, questo è l'esemplare di cetaceo meglio conservato nel nostro museo, con un'impresa molto avventurosa, l'ha estratta dalle argille. Vedete le dimensioni che sono assolutamente notevoli. Allora, che cos'ha di straordinario questo esemplare? È l'unico individuo e viene definito olotipo della specie Plesio balenoptera quarantelli, ritrovata solo qui nel Parco dello Stirone Piacenziano, e quindi è un individuo esemplare unico al mondo. Wow. E questo è straordinario. Vedete anche come sono bene conservate le mandibole, e direi che per noi assolutamente è un gioiello. Grazie per la bellissima visita. Prego, grazie a voi per esserci venuti a trovare, anzi quando volete ritornare abbiamo molto piacere, vi aspetto, sì. Con il museo alle nostre spalle concludiamo il nostro giro dei parchi e dei castelli del Ducato. Grazie mille Max. Grazie a te di essere stata con noi. Abbiamo fatto una parte di quello che è una piccola, e il totale sono 150 km fruibili con ogni tipo di bicicletta, dalla gravel alla trekking bike alla mountain bike, quindi insomma anche per le famiglie. Allora voi state lì, perché Emilia Bike Experience non finisce qua, ci sarà anche un'altra puntata, allora continuate a guardarmi.